Le neuroscienze documentano una cosa piuttosto difficile da mandare giù per il nostro ego, diciamo. Quando prendiamo una decisione, che sia sollevare un bicchiere o dire una parola, il nostro cervello invia il segnale elettrico circa 0,4 secondi prima che noi ne abbiamo la consapevolezza cosciente. Cioè, per quasi mezzo secondo, la nostra mente è letteralmente al buio, agisce prima di sapere di aver agito. E, secondo l'autore che analizziamo oggi, in quella frazione di secondo di totale oscurità, noi stiamo segretamente comunicando con un'altra versione di noi stessi. Che è un punto di partenza decisamente destabilizzante, ma insomma necessario. Guarda, il materiale che abbiamo sul tavolo in questa esplorazione è davvero denso. Stiamo esaminando una sintesi molto dettagliata, curata dal canale YouTube Locunia, che decodifica i 4 libri del fisico francese Jean-Pierre Garnier-Mallet. E l'obiettivo della nostra immersione di oggi è proprio smontare e capire i meccanismi della sua teoria dello sdoppiamento del tempo. E la sfida non è solo delineare la teoria. Esplorare le conseguenze pratiche, giusto? Assolutamente. Perché secondo questi testi tutto questo avrebbe un impatto enorme su ogni singolo pensiero che formuliamo durante la giornata. Ok, allora analizziamo la questione dall'inizio. Voglio chiarire subito una cosa per chi ci ascolta. Non stiamo parlando di fantascienza speculativa o di, sai, romanzi. Parliamo di una teoria presentata all'American Institute of Physics nel 2006. Quindi i testi prendono dei postulati scientifici e li spingono oltre i confini della nostra percezione normale. Ma per capire come la fisica quantistica si incroci con le ansie di tutti i giorni, dobbiamo prima smantellare l'illusione più testarda che abbiamo, cioè quella del tempo continuo. E il problema qui risiede tutto nella nostra biologia, o meglio, nei limiti del nostro apparato percettivo. Garnier-Mallet postula che il tempo in sé fluisca, ma la percezione umana è irrimediabilmente frammentata. In che senso frammentata? Nel senso che tra un istante percepibile e l'altro c'è sempre uno spazio subliminale, un vuoto che il cervello semplicemente si rifiuta di mostrarci. I testi usano un'analogia molto chiara con l'illuminazione di casa. Una lampadina standard non emette luce continua, si accende e si spegne 50 volte al secondo. Ah, wow! E noi non ce ne accorgiamo. Esatto, il nostro occhio non ha la velocità per cogliere quel buio, quindi il cervello spalma l'informazione e crea l'illusione di una luce fissa. E qui torniamo all'esperimento di Benjamin Libet di cui parlavo all'inizio. Se il cervello impiega quegli 0,4 secondi per registrare un'intenzione, cosa succede esattamente in quel vuoto? Perché l'autore non lo considera un semplice, diciamo, ritardo di sistema, lo definisce come una vera e propria architettura cosmica, le famose aperture temporali. Giusto, in quegli intervalli impercettibili avviene uno scambio di informazioni a velocità sbalorditive. E qui l'autore introduce il concetto centrale, ovvero lo sdoppiamento della materia. Cioè, tutto nell'universo, dalle galassie a noi esseri umani, ha una natura duale, sia corpuscolare che ondulatoria. Ok, quindi materia ed energia. Precisamente. Noi siamo materia, quindi abbiamo un corpo fisico ancorato qui. Ma poiché siamo anche onde, abbiamo un corpo energetico, che lui chiama doppio, che opera in un altro spazio-tempo. Aspetta. Fermiamoci un momento su questo doppio, perché richiede un salto logico non da poco. Se prova a visualizzare la cosa con l'informatica, è come se l'essere umano fosse un software. Gira su 2 macchine diverse contemporaneamente. C'è il server locale, il nostro hardware fisico, che è lento e pesante, e poi c'è lo stesso identico codice su un server cloud ad altissima velocità. Mi piace questa metafora. Però, per quanto il cloud sia invisibile, usa comunque dei cavi in fibra ottica. Quindi mi chiedo, come fa la nostra energia umana a viaggiare a velocità superiori a quella della luce, senza un mezzo fisico che faccia da ponte? Guarda, la risposta sta nella relatività di Einstein. Il meccanismo non si affida a un mezzo fisico, ma al paradosso dei gemelli di Langevin. Se mandi un gemello nello spazio a velocità vicine a quella della luce, al suo ritorno sulla Terra sarà invecchiato di pochi giorni, mentre quello rimasto a casa sarà invecchiato di decenni. Certo, la dilatazione del tempo. Esatto. L'accelerazione altera il tessuto del tempo. Applicandolo a noi, il nostro corpo fisico è il gemello lento, limitato dalla gravità. Il nostro corpo energetico, il doppio,
Essendo privo di massa densa, viaggia a velocità superluminali e vive in un tempo dilatato in modo che noi non possiamo nemmeno immaginare. Ok, ma se questo doppio viaggia a queste velocità assurde, in cui il tempo si distorce, come si relazionano le nostre due esistenze? Leggendo le fonti emerge una topografia del tempo stranissima. Passato, presente e futuro non sono più una linea retta. No, diventano strati che coesistono simultaneamente. E le velocità si invertono? Il passato è descritto come velocissimo, ed è lì che vive il nostro doppio. Noi, nel presente, siamo solo una specie di passerella, di ponte, e il futuro, contro ogni intuizione, è un tempo rallentato. È proprio questa differenza di velocità a far girare tutto il meccanismo. E c'è un dettaglio cruciale qui. Il futuro non è uno spazio vuoto, è popolato da entità. I testi le chiamano umani del futuro o creature extratemporali. Insomma, figure che l'antichità chiamava demoni e che oggi qualcuno chiamerebbe alieni. Poiché vivono in un tempo dilatato e non hanno la scintilla creativa del presente, queste entità hanno bisogno della nostra energia mentale per esistere. E la usano per testare i vari rami del tempo, giusto? Esattamente. Allora, fammi provare a cambiare l'analogia per non perderci. Niente più server. Pensiamo al motore di rendering di un videogioco enorme. Noi, nel presente, siamo il giocatore con il joypad. Rende molto bene l'idea. Quando pensiamo di fare una scelta, diamo l'input. Il motore grafico che vive nel futuro calcola all'istante ogni possibile conseguenza, prima ancora che schiacciamo il tasto. Testa la fisica, vede se moriamo o no in 1000 scenari. Se uno scenario è quello giusto, il sistema centrale, che è nel passato ed è gestito dal nostro doppio, lo valida e ce lo fa vivere nella realtà. La dinamica del rendering coglie in pieno il punto. Il motore del videogioco non funziona senza input. E quelle entità del futuro processano le nostre paure e i nostri desideri come dati grezzi, creando infiniti potenziali. Ma c'è un problema enorme. Secondo la teoria, il pensiero non è una cosa astratta che sta chiusa nella nostra testa. È un'emissione elettromagnetica vera e propria. Crea una struttura reale nel futuro. E qui la cosa si fa un po' allarmante. Se ogni singolo pensiero è un pacchetto di dati e noi facciamo decine di migliaia di pensieri al giorno. E molti di questi sono ansiosi o distruttivi. Esatto, significa che stiamo costantemente renderizzando scenari catastrofici. Nei testi c'è quell'esempio pazzesco del bar, il gradasso al bar. Ah sì, l'esempio perfetto per capire la meccanica della trasmissione. Diciamo che subisci uno sgarbo al bar e per un istante provi una rabbia esplosiva, hai l'impulso di tirare un pugno a quella persona. Poi magari il buonsenso ti ferma e non fai niente. Certo, l'incidente sembra chiuso lì, ma a livello quantistico quell'impulso di violenza ha generato una frequenza specifica che è stata proiettata nel futuro, ha creato un potenziale di violenza. E uno si chiede come fa a diventare un problema se non ho agito. Le fonti dicono che l'energia non sparisce, rimane lì come un campo disponibile. E l'esempio continua dicendo che magari a 2000 km di distanza, in una piscina pubblica, ci sono due persone già irritate e finiscono per prendersi a schiaffi per una sciocchezza. Esatto, perché il nostro pensiero violento inespresso ha viaggiato come un'onda radio. Loro, che erano sintonizzati sulla stessa frequenza di stress, hanno captato il segnale e lo hanno agito. È roba da matti. È un po' come un entanglement quantistico. In pratica diventiamo coautori di eventi distruttivi senza nemmeno saperlo. Ed è per questo che le fonti sono spietate contro concetti come la legge di attrazione. Ah, la famosa teoria del pensa intensamente ai soldi arriveranno. Esatto. L'idea di concentrarsi ossessivamente su un desiderio per costringere l'universo a dartelo viene descritta come puro autolesionismo energetico. Perché cerchi di manipolare il codice del videogioco da solo, saltando i filtri di sicurezza. Se forzi le cose spirto dall'avidità del tuo gemello lento, diciamo, escludi completamente il doppio, che è l'unico ad avere la mappa intera del tempo. E saltando il doppio, lasci la porta aperta a quelle entità parassite del futuro. Loro si nutrono di quel tuo desiderio ossessivo e magari ti fanno pure ottenere quello che vuoi, ma il prezzo è altissimo. Il sistema si sbilancia. Assolutamente. Si creano potenziali collaterali caotici e diventi una marionetta in balia delle conseguenze impreviste. Quindi qual è la soluzione? L'autore propone una cosa che sembra un consiglio morale antico, ma che qui diventa quasi, sai, una legge della termodinamica. La regola d'oro.
Non pensare di fare all'altro ciò che non vorresti che l'altro pensasse di fare a te. E l'accento è tutto sul verbo pensare. Esatto, non è etica, è proprio igiene elettromagnetica. E le fonti collegano questa cosa all'effetto placebo e nocebo. Se un medico dà una pillola di zucchero ma pensa con totale convinzione che funzionerà, la sua energia cambia l'acqua nel corpo del paziente e lo guarisce. E vale anche al contrario. Un insegnante che guarda un alunno con cinismo immette un potenziale di fallimento nel suo futuro. Lo condanna praticamente. Ma le fonti parlano persino di elettrodomestici. Sì, il microonde che si rompe quando in casa c'è troppa tensione ambientale. La materia assorbe i nostri pensieri. Ma visto che non possiamo controllare tutti i 60.000 pensieri che facciamo ogni giorno, abbiamo bisogno di un sistema per, diciamo, fare pulizia prima che questi potenziali diventino realtà. Ci serve una formattazione. E la teoria dice che l'unico strumento che abbiamo è il sonno. In particolare il sonno paradosso, la fase REM. Giusto. Quei movimenti rapidi degli occhi non sono roba casuale. Sono letteralmente l'interfaccia fisica di un download di dati ad altissima velocità. Durante la fase REM, il cervello decodifica le informazioni riportate dal corpo energetico che è appena andato a parlare con il doppio. Quindi il doppio va nel futuro. Guarda i casini che abbiamo creato di giorno, cancella quelli dannosi e sceglie la linea temporale migliore per noi. Perfetto! È l'aggiornamento di sistema dello smartphone. Di giorno accumuli bug e cache piena. Di notte attacchi il telefono alla corrente e al wifi sicuro di casa, che sarebbe il doppio, e scarichi le patch. Ma se vai a letto pieno d'ansia o di rabbia? È come scaricare un malware volontariamente. Il protocollo per fare le cose bene richiede di fare un esame di coscienza prima di dormire, ammettere i propri conflitti e soprattutto azzerare l'angoscia. Che non è facile. No, infatti, significa affidarsi totalmente del doppio, senza pretendere di sapere quale sia la soluzione giusta. E sai qual è la prova che ha funzionato? Il risveglio. Sì, ti svegli e senti un sollievo inspiegabile. Magari il problema in ufficio c'è ancora fisicamente, ma quel peso sul petto non c'è più. È la prova empirica che il potenziale distruttivo nel futuro è stato cancellato. Wow! Senti, a questo punto, le fonti introducono un'eccezione interessantissima sui legami personali, e in particolare sulla figura della madre. Perché sembra che ci sia una sorta di entanglement quantistico che non finisce col taglio del cordone umbilicale. È un canale privilegiato. Una madre condivide le sue aperture temporali con il bambino. Cioè, può usare la sua connessione notturna col doppio per sistemare i potenziali del figlio. Ma c'è un rischio, vero? Un rischio enorme. Se la madre è ansiosa o iperprotettiva in modo tossico, quelle paure passano direttamente nel futuro del bambino e lo rovinano. E c'è una regola ferrea su questo. Non si può usare il proprio doppio per aiutare degli sconosciuti senza il loro permesso. Anche se lo fai a fin di bene. Sì, perché vai a sovrascrivere il loro libero arbitrio. Ti accolli linee temporali che non sono tue. È un errore critico. Chiarissimo. Ok, finora abbiamo parlato di noi, del sonno, dell'igiene mentale, ma a un certo punto la teoria subisce un'accelerazione pazzesca. Passa dal micro al macro, da come dormiamo a come finisce il mondo. E ti dico la verità, qui ho provato una certa resistenza razionale. Immagino, sì, è un salto notevole. Cioè si passa dall'astrofisica a un'analisi letterale del libro dell'Apocalisse. Mi sono detto, aspetta un attimo, come fa una teoria quantistica a usare un testo vecchio di 2000 anni per prevedere il cosmo? Guarda, la spiegazione che dà l'autore è che i miti antichi non vanno visti come dogmi religiosi, ma come dati astronomici criptati. Le antiche civiltà conoscevano questo sdoppiamento del tempo e tutto ruota attorno a un ciclo di 25.920 anni. L'anno platonico, la precessione degli equinozi. Esatto. E l'autore usa anche l'etimologia. La parola ora deriverebbe dal greco antico ura, che unisce le lettere omega, rho e alfa. Un chiaro riferimento al io sono l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. E secondo i testi, questo ciclo di quasi 26.000 anni sta finendo. Trasformano le profezie in astrofisica pura. I famosi 7 sigilli dell'Apocalisse non sarebbero castighi divini, ma 7 enormi esplosioni solari. Che sono state calcolate scientificamente. Le ultime 2 dovrebbero succedere tra il 2033 e il 2063, o al massimo 2079, e segnano fisicamente la fine di un ciclo temporale, quando passato, presente e futuro si fundono. È qui che entra in gioco quel numero famosissimo, il 666.
Ah, la bestia, che l'autore svuota completamente da ogni significato esoterico o diabolico, lo trasforma in un dato sull'energia cosmica, la cosiddetta energia di ragionanza. Che è materia ed energia oscura. E costituisce esattamente il 66,6% dell'universo. Diciamo che la bestia è semplicemente questa energia oscura che accelera l'espansione dell'universo. Essere marchiati dal 666 vuol dire morire o arrivare alla fine del ciclo pieni di paure e rancori non formattati dal doppio. Significa rimanere bloccati in quel 66,6% di universo nel futuro, rallentati. Incapaci di tornare alla velocità originale. Esatto. E questo ci porta alle NDE, le esperienze di premorte. Aspetta, quindi quando le persone vedono il tunnel e la luce, non stanno vedendo angeli o entità divine? No, per niente. Non è teologia, stanno vedendo se stessi. Incredibile. Stanno vedendo il proprio doppio. Poiché il doppio vive in un tempo velocissimo, la nostra biologia lenta, quando si sta per spegnere, lo percepisce visivamente come una luce pura e abbagliante. Lo scopo della vita umana alla fine è arrivare a quel tunnel belli puliti, per potersi fondere con quella luce. Affascinante. Veramente affascinante. Per tirare le fila di questa esplorazione, direi che il messaggio chiave è che non siamo vittime degli eventi. Non ci sono alibi. Il nostro pensiero è una forza motrice, tangibile, reale. Assolutamente. Può essere il più grande inquinante del pianeta, capace di causare una rissa in piscina a chilometri di distanza. Ma può anche curare. Il lavoro pratico è la regola d'oro applicata ai pensieri e l'abbandono totale durante il sonno. Ma prima di salutarci, voglio condividere una riflessione che mi è venuta unendo i puntini di queste dinamiche. Abbiamo detto che un singolo pensiero di rabbia al bar può innescare una violenza a 2000 km di distanza tramite risonanza quantistica, no? Proviamo a scalare questa meccanica a livello globale. Cosa succede ai potenziali del futuro quando miliardi di persone vengono sincronizzate nello stesso identico millisecondo dai mass media e dai social network? È una prospettiva spaventosa. Cioè, pensa a quando un'intera popolazione guarda in diretta la stessa notizia tragica, provando collettivamente un picco di terrore o di rabbia. L'output elettromagnetico combinato deve essere immenso. Se il futuro è davvero un motore di rendering, che si nutre di energia per testare le linee temporali, forse gli stiamo dando noi la potenza di calcolo per creare gli scenari peggiori. Praticamente stiamo fornendo noi i dati per le catastrofi. Forse le vere aperture temporali di massa non dipendono solo dai cicli solari e astronomici, ma le stiamo spalancando noi ogni volta che sincronizziamo la nostra rabbia davanti allo stesso schermo. Insomma, mi sa che abbiamo lasciato un bel po' di lavoro da fare al nostro doppio stanotte. Chiudiamo qui la nostra analisi approfondita. A presto per la prossima esplorazione. Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.